Gesù che ci presenteranno i due predicatori. La tavola è il momento della condivisione. Si mangia condividendo per imparare che si vive non solo di pane, ma di condivisione. Quindi non soltanto il mangiare, il sostentamento, è un convivio. Cioè stanno insieme, vivono insieme, condividono qualcosa. Non stiamo parlando di una semplice sopravvivenza, ma addirittura di una ritualità, potremmo dire quasi di un atto liturgico che ha tutta una conseguenza in regole, in principi. Ecco che iniziamo piano piano ad avvicinarci a chi è la figura di Domenico e alla tavola domenicana, perché ci avviciniamo al convivio domenicano. Come sto a tavola? A tavola sono tutti protesi e attenti. A tavola si tace, c'è il silenzio e c'è anche la parola. Nei nostri ambienti monastici normalmente c'è il silenzio, che però non è un silenzio di penitenza, ma è quella chiave di lettura che ci permette di prestare più attenzione a cosa stiamo facendo, perché l'andare a mensa è uno spazio, un tempo della nostra vita, con le stesse persone con le quali viviamo. Allora il silenzio diventa il luogo dove, come predicatori, impariamo a dare un senso, impariamo a pensare una parola sensata. Ed è anche il silenzio ci permette di imparare ad ascoltare, imparare a riconoscere ciò che stiamo condividendo. Non è scontato che stiamo mangiando, non è scontato che possiamo condividere con altri quello che abbiamo sulla tavola. Per cui credo che una delle prime cose che ci rendiamo conto non è tanto una questione di buona educazione, ma che ciascuno ha il suo posto, ha la sua posizione all'interno della comunità. In complementarità con la loro vita, noi non stiamo in silenzio a tavola, anzi, è il momento in cui chiacchieriamo di più in tutta la giornata, perché loro passano la maggior parte del tempo all'interno del loro spazio, del monastero. Noi passiamo la maggior parte del nostro tempo a zonzo, a predicare, chi deve andare a insegnare, chi deve andare qua, chi deve andare là. E gli unici momenti in cui ci troviamo insieme, che poi sono il cardine della nostra vocazione, sono la preghiera e quando siamo a tavola. E quindi se non parliamo quando siamo a tavola, quando condividiamo. Quindi per noi è molto importante. E al contrario di quello che percepiscono loro sul silenzio, per noi il silenzio significa penitenza, per cui facciamo un silenzio solo in Quaresima, in Avvento, e spesso neanche durante tutto il pasto, perché ancora una volta, in questo senso che non si digiuna sempre, ancora una volta se non condividiamo quando possiamo condividere, quando lo facciamo. E quindi anche quella che è il senso della penitenza lascia lo spazio alla comunione.